Salve a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono tornato al laghetto La Cassiana, dove l'altra volta c'era un signore che pescava con i formaggini. Oggi voglio provare a prendere uno storione anch'io e chissà se magari non capita anche qualche carpa. Il formaggino, io non lo sapevo, è un'esca che gli storioni adorano letteralmente, soprattutto in laghetti come questi dove vengono pasturati spesso con questo tipo di esca. Stiamo pasturando con lo stesso formaggino e come vedete la pastura è molto semplice, faccio delle palline e le vado a buttare lì dove andrò a pescare. Ho già misurato il fondo, pescheremo molto vicini a fondo con l'esca quasi appoggiata, infatti come vedete stiamo utilizzando un galleggiante enorme, la canna è molto pesante, non è adatta agli storioni ma purtroppo avevo solamente questa, però qui dentro c'è anche uno storione di 25-30 kg. Speriamo che oggi abbocchi, non si sa mai, noi abbiamo preparato tutto, tappetini, altre cose che veramente portano sfortuna ad averle pronte, però nella pesca non si sa mai. Ora cominciamo a pescare. Per prima cosa ho capito che bisogna pescare molto vicini al fondo, anzi il piombo deve essere quasi poggiato sul fondo, quindi sono stato veramente 5-10 minuti a misurarlo con attenzione perché poi qui il lago scende anche parecchio fino a 8 metri e pescheremo qui vicino sui 4 metri di fondo. Una curiosità, questo formaggino in realtà sembra funzionare meglio perché sa un po' più di formaggio, un po' più forte. Prendiamo il formaggino, vedete ora sto usando un amo che non è gigantesco, anzi la misura è, siamo sulla 2/4, mettiamo praticamente l'amo dentro, lo schiacciamo e andiamo a creare una pallina, come un po' la pastura per i cefali che vi ho fatto vedere, è molto simile, solo che non dobbiamo starla a preparare. Ecco qua, l'innesco è pronto. A questo punto, finalmente, posso cominciare a pescare e non c'è bisogno di lanciare molto lontano, infatti ho pasturato a pochi metri dalla riva. Dopo una decina di minuti, mentre sto pasturando, mi accorgo che il galleggiante si muove in modo strano. Eccolo, eccolo! Qualcosa di enorme ha mangiato, Vediamo. Questa è la prima volta che pesco gli storioni, quindi non so esattamente come si comportano. Perché non si ferma più sto pesce. Che altro ho paura che si incagli alle canne di tutti gli altri. Stava risalendo, questo è un bel pesce grande, non so quanto è grande effettivamente. Stava risalendo e ora piano piano lo portiamo, visto il galleggiante che si trova a 1,5 metri più o meno. Eccolo qui il galleggiante. Sta combattendo ma non è molto stanco, Queste sono le fasi più delicate perché si rischia di fare le cavolate, quindi con calma, che il pesce sembra stanco ma poi all'ultimo secondo decide di fare come vuole, quindi ora lo lasciamo stancare. Ormai sono 5 minuti che stiamo combattendo con un paio di metri di filo ed è una situazione che non mi fa impazzire proprio, perché poi è quella più delicata, quindi preferirei che se ne andasse un po' più lontano a combattere, però si vede che è un pesce grande perché non ha paura e quindi non sa che, diciamo, il suo peso lo aiuta.
Eccolo. Questo mi sa che è quello grande, vero? È lui, È lui. Vieni, vieni Carmelo, vieni. Ma guardate che squalo. bellissimo! Che bambino! Oh mamma mia. Ragazzi, il primo storione, incredibile. Guardate, ha due ami, uno è il nostro, era proprio per un pelo, e un altro, poveraccio, che... Eccolo qua. Guardate che bocca. È davvero un bellissimo pesce, eh? Questo quando l'hai ributtato, Carmelo? Un anno fa. Circa un anno. Ora togliamo gli ami così non lo facciamo ferire. Guardate quanto è lungo, eh? Guardate che animale! Quanto? Io sono alto 1,82 m. Questo sarà 1,50 m, dai. Mamma mia! Ora ragazzi lo ributtiamo perché poveraccio soffre troppo. Non lo lasciare. Non lo molliamo perché lo facciamo ossigenare prima. Perché è importante ossigenare questi pesci grandi? Perché durante il combattimento danno veramente il massimo, addirittura i tonni muoiono molto spesso, è difficilissimo ributtarli. Qui ci siamo perché ci ha già dato un paio di scodate. Proviamo? Vai bello. Eccolo. Come primo pesce non sono rimasto deluso per nulla. È bastato, guarda, 10 minuti, siamo stati a pastorare un po' e poi ha preso la trota e come ha mangiato era lui. Avete visto? Aveva un altro amo in bocca che ora non so dov'è. Abbiamo anche comprato il tappetino, eccolo qui. Che poi avete visto l'abbiamo preso con un ametto davvero minuscolo, eh. Mamma mia ragazzi, che bello, abbiamo preso il pesce più grande del lago. Ora mi riprendo un attimino, facciamo altri tonaggi, vediamo se riusciamo a prendere una carpa. E meno male mi sono portato la canna surf casting, perché tirava davvero tanto, mi ha spaccato la schiena. Dai così!